Forse conosci già le tentazioni che Gesù Cristo ha subito nel deserto da parte di Satana. Ma sapevi che anche Gautama Buddha è stato tentato da un demone prima di raggiungere l'illuminazione? In questo video vedremo le tentazioni che i due maestri spirituali affrontarono e come riuscirono a superarle. Questo ci permetterà di riflettere sulle difficoltà che, inevitabilmente, dobbiamo fronteggiare se decidiamo di intraprendere un cammino spirituale e di desumere almeno 3 fondamentali strategie per vincerle. Quando Siddhartha Gautama si trovava seduto in meditazione sotto l'albero della Bodhi, quasi al termine del 49° giorno di digiuno, il demone Mara, il cui nome significa portatore di morte, cercò di distoglierlo dal raggiungimento dell'illuminazione. Dapprima inviò 10 delle sue armate più spaventose, che rappresentano i 10 tipi di ostacoli della vita spirituale. Lussuria, frustrazione, fame e sete, bramosia, ignavia e indolenza, vigliaccheria, dubbio, ipocrisia e stupidità, profitto, fama, onore e gloria falsamente ottenuti, lode di sé e condanna degli altri. Siddhartha Gautama respinse gli attacchi delle 10 spaventose armate effondendo benevolenza e amore universale. Spade, archi e frecce, lance e giavellotti e molte altre armi ancora si trasformarono in corone di fiori e petali di rose. Non riuscendo a neutralizzare la profonda meditazione di Gautama con questi attacchi violenti, il demone Mara chiamò le sue 3 figlie. Brahma, avversione e passione. Al termine del Maraditu Sutta, ovvero il discorso sulle figlie di Mara, si legge: Stolte! Volete frantumare la roccia con dei gambi di loto, scavare la roccia con le unghie, rompere il ferro con i denti, o trasportare una montagna sul capo, o scandagliare l'abisso. Non potete distruggere, infangare e trafiggere la mente di Gautama. Brahma, avversione e passione, furibonde, furono allontanate dal maestro. Egli le spazzò via, come il vento spazza via ogni cosa, senza misura. Dopodiché, mentre dall'albero della Bodhi cadeva una pioggia di boccioli rossi che illuminò il cielo notturno, la meditazione di Gautama si approfondì, ora dopo ora. Quando giunse l'alba, Gautama fu trasformato, raggiunse l'illuminazione e divenne il Buddha. Il demone Mara, però, lo attendeva con un'ultima tentazione. O venerabile maestro, chi pensi possa capire oltre te una verità tanto profonda? Come pensi di poter esprimere a parole una visione tanto immensa che sfugge ad ogni definizione? Perché preoccuparsi di un pubblico che non può comprendere? Perché non lasciar perdere tutto, liberarsi dal corpo ed entrare subito nel nirvana? Mara, con le sue forti argomentazioni, stava quasi per convincerlo. Ma alla fine Gautama Buddha rispose: Ci saranno alcuni che capiranno. La grande compassione del Buddha prevalse e il demone Mara si allontanò per sempre da lui. Da quel giorno l'illuminato cominciò la sua missione e per 45 anni predicò il Dharma, la verità che aveva sperimentato e vissuto in prima persona sotto l'albero della Bodhi. Fammi sapere nei commenti se conoscevi già il racconto delle tentazioni del Buddha. Nei testi sacri buddisti esistono diverse versioni che le descrivono. In questo video ci siamo attenuti ai racconti del Lalita Vistara Sutta e del già citato Maraditu Sutta. Trovi i riferimenti in descrizione. Ugualmente coinvolgente è il racconto delle tentazioni di Gesù Cristo, che invece è descritto solamente nei Vangeli canonici di Matteo e di Luca. Leggiamo, qui, la versione dell'Evangelista Matteo. Se conosci già il racconto, puoi passare direttamente al capitolo successivo dove vedremo le 3 strategie per affrontare le tentazioni. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto
per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù, sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti, il Signore, Dio tuo, adorerai, a Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Prima di vedere le 3 possibili strategie che possiamo imparare dai racconti appena ascoltati per affrontare le tentazioni nella nostra vita, vorrei fare una considerazione. La tentazione ce l'ha chi ha fatto la scelta giusta. Per cui, se sei tentato, significa che hai fatto qualcosa di buono, che stai percorrendo la via del bene. Il demone Mara tenta di distogliere Gautama dal suo meditare, perché è consapevole che la sua illuminazione porterà molti altri esseri umani sulla via della liberazione, sottraendogli un gran numero di sudditi. Allo stesso modo, Satana prova a indurre Gesù a diventare un dio potente, che domina su tutto il mondo con effetti speciali, per renderlo uguale a se stesso, invece del Dio amorevole e misericordioso che accoglie tutti. Dunque, se senti di essere tentato, non disperare. È una cosa positiva. Sei sulla strada giusta. La prima strategia da imparare è quella di saper riconoscere la vera tentazione che viene dal maligno. Tutto ciò che ci spinge a soddisfare il nostro io, mediante il possesso, è qualcosa che ha a che fare ancora con l'attaccamento a sé, con l'assecondare le tendenze egocentrate dell'avidità, dell'appropriazione, del fare di se stessi l'assoluto. Tutto il resto non conta, le conseguenze del nostro agire non ci interessano. Gli altri non hanno importanza. L'unica cosa che conta sono io. Ecco, quando la voce che sentiamo al nostro interno va in questa direzione, è senza dubbio la voce del maligno. La seconda strategia che possiamo fare nostra è la seguente. Bisogna fare di tutto per non entrare in dialogo con la voce interiore che ci sta tentando. Gautama ignora le seduzioni delle 3 figlie di Mara attraverso la meditazione profonda che aveva spento ogni bramosia al suo interno. Inoltre, avendo svuotato a tal punto il suo sé, le armi degli eserciti demoniaci non trovarono alcun bersaglio da colpire e si trasformarono in fiori. Allo stesso modo, anche se apparentemente non sembra, Gesù non entra in dialogo con Satana perché non risponde mai con parole sue, bensì citando sempre le sacre scritture. Le uniche sue parole sono un ordine imperativo. Vattene, Satana! Dunque, anche noi, se riconosciamo di essere tentati dal maligno, dobbiamo evitare di dialogare con quella voce che ci vuole attirare verso l'oscurità, perché altrimenti gli daremo corpo e, di conseguenza, importanza. Invece, proviamo a mantenere vigile la consapevolezza che il nostro sé interiore non è reale, non è un'entità separata dal resto del mondo, così come quella voce che sentiamo non è reale, non è un essere altro da noi, fa parte del tutto, proprio come noi. Ecco che, allora,
la compassione scaturisce spontaneamente e il maligno perde ogni potere. E se proprio sentiamo che non se ne va, allora facciamo come Gesù che gli ordina di andarsene in modo perentorio, magari anche gridandolo ad alta voce. Meglio essere sgarbati piuttosto che cedere alle sue lusinghe. La terza ed ultima strategia riguarda il come gestiamo la nostra vita spirituale. La tentazione del maligno vuole spingerci a credere che vita spirituale e vita concreta, ovvero la nostra routine quotidiana, siano due cose diverse, separate. Detto in altre parole, la tentazione vuole dividere ciò che deve rimanere unito. L'autentica spiritualità, invece, riguarda proprio il come si vive il corpo, ovvero il nostro agire quotidiano, le nostre relazioni con le cose, con le persone e con l'assoluto. La vita spirituale non c'è solo quando pratichiamo la meditazione o quando partecipiamo all'Eucaristia, dopodiché si torna alla vita concreta. La vita spirituale è la vita stessa, con i suoi piccoli gesti quotidiani. Non c'è distinzione. Gautama Buddha avrebbe potuto scegliere di entrare subito nel nirvana, come suggerito da Mara, per godere pienamente della pura dimensione spirituale che aveva raggiunto. Invece compie una scelta opposta, la scelta del Bodhisattva, ovvero quella di restare in mezzo agli esseri viventi, nella vita concreta, per diffondere il Dharma, o il Logos, per dirlo in termini cristiani, che tutto sostiene ed alimenta. Dunque, non c'è dualità, non c'è separazione tra vita spirituale e vita concreta. La terza strategia per vincere la tentazione del maligno è proprio quella di essere totalmente unificati, di abbracciare tutta la realtà come dono d'amore di cui noi stessi siamo parte e a cui rispondere con il medesimo amore e con la naturale compassione che ne consegue. Se questo video ti ha dato qualche spunto di riflessione, fammelo sapere nei commenti e ricordati di iscriverti al canale attivando le notifiche con la campanellina. Ti invito anche a guardare questo video che confronta l'inferno cristiano con il samsara buddista come conseguenze del male compiuto. Namaste e che Dio ti benedica.